Ciao a tutti, oggi vi propongo un tutorial veloce in cui vedremo una volta per tutte come fare la chiusura invisibile perfetta per tutti i nostri lavori ad uncinetto e vedremo come realizzarla su 3 tipi di lavorazioni diverse: lavorando punti alti, lavorando punti bassi a giri chiusi e lavorando una lavorazione a punti bassi a spirale. In questo modo credo di coprire un po' tutte le casistiche che potremmo incontrare nel realizzare la chiusura invisibile. In ogni caso, la chiusura invisibile è uguale in tutti i tipi di lavorazione, quindi una volta capito questo, la possiamo fare ovunque. Ma prima di lasciarvi al tutorial volevo sapere se vi piace questo tipo di tutorial. Fatemelo sapere scrivendomi nei messaggi se vi piace e se vorreste altri tutorial come questi, quindi tutorial brevi in cui vi mostro dei trucchi o delle tecniche specifiche ad uncinetto. E nei messaggi scrivetemi anche eventualmente quali altri tutorial vorreste di questo tipo. Per prima cosa vediamo come fare la chiusura invisibile su un giro di punti alti. Io ho preso questa mattonella ad esempio e di questa mattonella vi ho già fatto il tutorial che se vi interessa vi lascio linkato nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Qui abbiamo lavorato un giro di punti alti e avevamo iniziato il giro sostituendo il primo punto alto con 2 catenelle, 1, 2. Quindi questo era il primo punto alto. Abbiamo finito tutto il giro. Ora tagliamo il filo un po' lungo, sfiliamo il filo, lo infiliamo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile. Per la chiusura invisibile, in questo caso, entriamo nella catenella, in tutta la catenella del secondo punto alto del giro. Il primo punto alto era sostituito dalle 2 catenelle, entriamo nella catenella tutta del secondo punto alto, quindi così. E rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto alto del giro. Al centro. E prendiamo anche il filo che c'è qui dietro, questo. Quindi entriamo al centro della catenella e prendiamo anche questo filo e tiriamo e formiamo una nuova catenella. È importante capire che c'è una catenella in più e in questo caso è proprio la catenella del primo punto alto, quindi l'avevamo sostituito con le 2 catenelle, adesso ha anche lui la sua catenella sopra. Come vedete la chiusura è perfetta e se dovessimo agganciare, per esempio cucire un'altra mattonella qui di fianco, ci troveremmo giusto quei punti perché facendo la chiusura invisibile facciamo una catenella in più, ma avendo chiuso nel secondo punto alto, la catenella in più che abbiamo fatto corrisponde al primo punto alto e quindi il numero di punti e quindi di catenelle dei punti che abbiamo su questo lato corrisponde. Se invece avessimo chiuso, come spesso vedo, sempre con questa tecnica, ma nel primo punto alto, avremmo avuto una catenella in più in questa riga e quindi per esempio nel dover cucire 2 mattonelle adiacenti non ci saremmo trovate giuste con i punti. Una volta fatta la catenella, dietro facciamo un nodino e nel fare il nodino non dobbiamo tirare troppo il filo, dobbiamo tenerlo, altrimenti tiriamo la catenella davanti e invece la catenella deve rimanere della dimensione di tutte le altre catenelle. E in questo modo, come vedete, la chiusura è perfettamente invisibile. E adesso vediamo la differenza con la chiusura che facciamo di solito. Quindi normalmente, anche in questo caso ovviamente abbiamo sostituito il primo punto alto con 2 catenelle, abbiamo lavorato tutto il giro e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella seconda catenella. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo.
E questo è il risultato della chiusura. E questo è il confronto tra le due chiusure. Ovviamente non c'è confronto a livello estetico, perché questa ovviamente è perfetta, mentre questa no. Ed inoltre è molto più facile in questo caso cucire per esempio un'altra mattonella vicino a questa, rispetto che in questo caso in cui i punti non sono così chiari alla lettura, soprattutto per un principiante. Nel caso di una lavorazione circolare a giri chiusi di punti bassi, il lavoro che facciamo è lo stesso. Abbiamo lavorato tutto un giro, estraiamo l'uncinetto, usiamo sempre un ago senza punta e in questo caso possiamo entrare nel primo punto prendendo tutta la catenella. Nel caso della lavorazione a giri chiusi abbiamo qui il punto bassissimo, questa è la catenella con cui abbiamo iniziato il giro e questa è la catenella del primo punto basso del giro. Entriamo dentro questa catenella prendendo tutta la catenella e rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto e anche qui prendiamo anche il filo dietro. E formiamo una nuova catenella. Proprio perché lavoriamo a giri chiusi, questa catenella in più non sembra in più, perché qui c'è il punto bassissimo e c'era comunque un po' di spazio. E in questo caso abbiamo chiuso nel primo punto anziché nel secondo come prima. Possiamo farlo, non possiamo farlo? Certamente possiamo farlo, ma sappiamo che abbiamo una catenella in più nel giro. Quindi per esempio in questo terzo giro io avevo 18 punti, facendo una catenella in più arrivo ad avere 19 catenelle. Quindi se devo per esempio mettere due dischetti uno dietro l'altro e cucirli insieme con un giro di punti, devo fare la stessa cosa anche dietro, nel pezzo dietro, in modo da avere 19 punti anche dietro. Oppure posso chiudere come prima, anziché nel primo punto, nel secondo, se per qualche motivo ho bisogno di avere esattamente il numero di punti che avevo nel giro. Allora in quel caso, anziché entrare nel primo punto, entro nel secondo come prima, quindi nella catenella del secondo punto, e avvicino un po' di più però. Entro sempre al centro della catenella dell'ultimo punto e tiro il filo in modo da creare una catenella grande come tutte le altre. E questo è il risultato. Anche in questo caso la chiusura è perfetta e abbiamo di nuovo i 18 punti giusti nel giro. Quindi nel caso della lavorazione a giri chiusi a punti bassi possiamo chiudere indifferentemente sia nel primo che nel secondo punto. L'importante è che capiate che se chiudo nel primo punto creo una catenella in più. Dietro come al solito facciamo un nodino e nascondiamo il filo. Ed ora vediamo come adottare la tecnica della chiusura invisibile nella lavorazione a spirale. Terminato il giro lavoriamo un punto in più lavorando un punto bassissimo per appiattire la lavorazione a spirale, estraiamo il filo, utilizziamo sempre un ago senza punta e facciamo una chiusura invisibile. Ricordando che creando la chiusura invisibile facciamo una catenella in più, lavoriamo in questo modo. Saltiamo il prossimo punto ed entriamo in tutta la catenella del punto ancora successivo. Quindi qui abbiamo fatto il punto bassissimo, questo lo saltiamo e in questo entriamo con l'ago e rientriamo al centro della catenella da cui nasce il filo. Prendiamo anche un filetto dietro e creiamo la catenella. Sistemiamo un po' il filo perché qui sotto c'era già la catenella del punto e questo è il risultato.
Sopra è perfetto, c'è una catenella in ogni punto, il numero di punti corrisponde perché abbiamo saltato un punto, ma abbiamo fatto una catenella in più, quindi corrisponde. E questo è il risultato. Ovviamente è una lavorazione a spirale, ma qui lo notate anche un po' di più perché il lavoro è molto piccolo. In un lavoro più grande, come può essere per esempio un cestino, mi viene in mente che potremmo lavorare a spirale, o una borsa, così avete il risultato più perfetto che potete avere partendo da una lavorazione a spirale. Dietro qui, come al solito, facciamo un nodino e nascondiamo il filo. Con questo tutorial spero di avervi detto tutto quello che vi poteva servire per fare una chiusura invisibile perfetta. Penso di avervi dato diversi trucchetti su come utilizzarla al meglio nelle diverse lavorazioni. Spero che il tutorial vi sia piaciuto e soprattutto in questo caso che vi sia stato utile. Fatemi sapere se avete altre domande in merito, ovviamente scrivendomi dei messaggi qui sotto il video, e fatemi sapere anche se vi piace questo tipo di tutorial e se ne volete altri con altri tipi di trucchi per quanto riguarda le lavorazioni d'uncinetto. Se vi è piaciuto il tutorial non dimenticate di regalarmi il vostro like, per me è molto importante. Condividete questo video, in questo modo aiutate me a crescere e molte altre persone che potranno vedere il video grazie alla vostra condivisione. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al mio canale e se siete già iscritte, grazie mille. Come sempre vi ringrazio moltissimo di aver visto anche questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo in un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!